tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Questa settimana ho deciso di cimentarmi con l'antica e sottovalutata arte del lavoretto col DAS. Un'attività che ci riporta tutti un po' bambini alla riscoperta dell'ingenuità e dell'entusiasmo col quale portavamo a casa i nostri genitori esterrefatti, obbrobri inguardabili, convinti di aver realizzato il capolavoro del secolo. Quindi oggi, signori, andremo proprio a ritrovare quella freschezza, quella gioia di vivere, anche perché, che resti fra noi, ho scoperto che modellare l'argilla ha una potenzialità di decomprimere altissima. Quindi se state un po' stressati, andate a ravanare nei cassetti, tirate fuori i panetti dimenticati di DAS e giù a creare forme varie ed eventuali. Io per esempio oggi in questo pregevole tutorial vi mostrerò come realizzare un svuotatasche, insomma manco io come chiamarlo, mai più senza, a forma di mano, anche così un po' lunga vita e prosperità. Come immaginerete, si tratta di un progetto alla portata di tutti, anche perché, siamo onesti, il DAS è il materiale principe dei ragazzini in età prescolare. Saremo forse noi incapaci di tirarne fuori qualcosa di sensato? Può essere, ma comunque vale la pena provarci. Quindi se l'idea vi sconfinfera, io come sempre vi invito a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Un foglio di carta, un panetto di DAS, una matita, un taglierino oppure una pieghetta o un coltello, delle forbici, della carta da forno e un mattarello. Per la decorazione e la rifinitura vi serviranno inoltre della carta abrasiva, un giornale, un piatto oppure una tavolozza, della vernice protettiva, dei colori acrilici, un bicchiere e dei pennelli. Iniziamo tracciando con la matita i contorni della mano su un foglio in carta in questo modo. Dopodiché ritagliamo la forma tracciata creando una maschera da riportare sul DAS proprio come vedete. Ora proteggiamo il piano di lavoro con della carta da forno e usando un mattarello stendiamo il DAS fino ad ottenere una porzione grande abbastanza e dello spessore di circa mezzo centimetro. Perfetto, adesso possiamo riportare la forma in carta sul DAS eliminando le parti in eccesso con un taglierino oppure con un coltello o una pieghetta. Ora rifiniamo i contorni aiutandoci con una pieghetta e dell'acqua, proprio come vedete. Una volta soddisfatti del risultato, tracciamo la divisione fra le dita
e incidiamo le falangi e le linee della mano per renderla più realistica, utilizzando una pieghetta oppure un coltello. Molto bene, possiamo ora posizionare il nostro pregevole manufatto all'interno di un contenitore e lasciarlo asciugare per qualche ora. Quando l'asciugatura sarà completata, ricopriamo la superficie di lavoro con della carta di giornale e andiamo a rifinire i contorni della mano usando della carta abrasiva, proprio come vedete. Possiamo ora dedicarci alla decorazione utilizzando la vernice acrilica. Sbizzarritevi come più vi piace. Io ho optato per tracciare le linee della mano con della vernice nera, usando un pennello sottile. E ho poi dipinto la punta delle dita prima con della vernice gialla. E una volta asciutta con della vernice nera in questo modo. Una volta soddisfatti del risultato, lasciamo asciugare la vernice. Ottimo, ora che la vernice è asciutta possiamo passare all'ultimo step, ovvero stendere della vernice protettiva per sigillare la superficie decorata. Dopo aver ricoperto la parte frontale, lasciamo asciugare e procediamo a ricoprire anche la parte posteriore. Quando la vernice protettiva sarà asciutta, il nostro progetto sarà pronto. Il che ci porta alla fine di questo pregevole video. Abbiamo ottenuto un manufatto unico e dal valore inestimabile, dall'utilità invece un po' discutibile. Ma non era questo il concetto, l'idea era proprio quella di abbandonarsi a un'attività creativa per staccare la mente, decomprimere, portare un po' di gioia e anche un po' di quella ingenuità
che provavamo da bambini nell'aver realizzato qualcosa con le nostre manine sante. Con me ha funzionato, spero funzionerà anche con voi. Chiaramente potete lasciare libera la fantasia e creare qualsiasi cosa vi venga in mente. Sperimentate, pasticciate, colorate e vedrete che aiuta quando uno sta un poco stressato. Come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, amici da casa, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video che la mia capoccetta partorirà. Direi che per oggi non c'è altro. Vi ricordo ancora così en passant che sul mio blog troverete altre immagini di questo pregevole manufatto con la lista di tutti i materiali necessari ed eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a reperirli vicino a casa vostra. Direi che non c'è altro, per oggi è tutto. Baci a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!